Buongiorno, sono Daria Magidi e sono la CEO di Daxo Group. Abbiamo deciso di creare dei contenuti e delle pillole sull'introduzione all'intelligenza artificiale per permettere davvero a tutti di capire quello che sta accadendo a livello mondiale ed avvicinare tutti a queste tecnologie che di fatto stanno ridefinendo letteralmente le nostre vite. Abbiamo quindi pensato di creare questo spazio dedicato all'AI for All, dove parleremo di introduzione dei concetti di AI per tutti, per poi di volta in volta specializzarci per le varie necessità e le varie figure professionali. Parlando di introduzione, dobbiamo capire perché sta cambiando completamente lo scenario e perché tutto un tratto, negli ultimi 3 anni in un modo particolare, sentiamo parlare sempre più di intelligenza artificiale. Un fenomeno nato nel 93 è stato l'arrivo di Internet. Quindi con l'arrivo di Internet tutti noi abbiamo iniziato nelle università, nelle nostre aziende, nella nostra vita a creare contenuti digitali che abbiamo condiviso attraverso il cloud e che sono diventati di fatto patrimonio di tutti. Se noi navighiamo su internet abbiamo accesso a contenuti, a testi, a immagini che stanno diventando sempre più di difficile elaborazione con i sistemi cosiddetti tradizionali. Un sistema tradizionale, i sistemi che noi siamo stati abituati ad usare oggi, è un sistema che l'uomo ha codificato, quindi quando un uomo scrive un linguaggio macchina, quindi un programma, prende un problema complesso, lo divide in passi e una volta che ho un input, attraverso questi passi trasformo il mio input in un output. Quindi è l'uomo che governa i vari passaggi con un algoritmo. L'algoritmo tipicamente è deterministico, cioè con un input o un output, è non ambiguo ed si dice finito, cioè una volta che io gli ho dato il mio input, questo algoritmo mi crea un output. Ma con i dati cosiddetti destrutturati a cui noi siamo sempre più abituati, ovvero foto, immagini, email, contenuti multimediali, questa elaborazione sta diventando difficile. I dati cosiddetti strutturati, immaginiamoci una tabella, immaginiamoci un file Excel, sono facilmente gestibili da algoritmi tradizionali. Trovo la media, trovo l'area. Quando invece io ho a disposizione, ad esempio, queste immagini di gatti e di leoni, con un algoritmo tradizionale faccio fatica a dividerli. Mentre noi umani siamo bravissimi a trovare quelli che vengono chiamati i pattern. Quindi il nostro sguardo riesce velocemente a catturare qualcosa che unisce i gatti rispetto ai leoni. Insegnare questa nostra capacità di riconoscere le situazioni, le previsioni, le connessioni a sistemi tradizionali è praticamente impossibile. Ecco che siamo ritornati a parlare di intelligenza artificiale, che è una disciplina, pensate, che ha quasi 80 anni, ma che negli ultimi anni, grazie all'arrivo di tutti questi dati, soprattutto destrutturati e che stanno crescendo in un modo esponenziale, sta ritornando in auge. Che cos'è l'intelligenza artificiale? È la capacità di questi sistemi di imparare dall'esperienza e di emulare, questa è la parola importante, emulare il ragionamento umano nelle situazioni complesse. L'intelligenza artificiale, il primo che ha avuto l'intuizione di parlare di intelligenza artificiale è stato sicuramente Alan Turing. Abbiamo visto il film bellissimo Enigma, dove lui riusciva a intuire che l'umano non era capace di trasformare i codici che si inviavano i nazisti in tempo reale per poterli decodificare. E ebbe l'intuizione di dire abbiamo bisogno di una macchina in grado di imparare dall'esperienza. La prima volta dove veramente si parla di intelligenza artificiale siamo nel 1956, c'è un raduno organizzato da John McCartney e gli esperti del mondo si uniscono per dire
Cos'è che vogliamo che facciano questi sistemi? E per la prima volta si dice che devono imparare dall'esperienza a fare ciò che gli umani sono in grado di fare con intelligenza. La definizione che però più di tutti piace a me è quella di Arthur Samuel, che definisce l'intelligenza artificiale come quei sistemi che non sono stati programmati, ma c'è una specie di macchina universale alle spalle. La macchina universale che tutti noi conosciamo, qual è? Il nostro cervello. Noi siamo in grado di riconoscere, di imparare in base all'ambiente che ci circonda. Un bambino nato in Italia impara l'italiano, un bambino nato in Cina impara il cinese, ma la macchina, il cervello da cui parte è, diciamo, il cervello umano. Allora c'è grande dibattito se questa intelligenza artificiale è quella chiamata forte, quindi quella di lavorare su tutti i problemi, una macchina universale, un sistema universale, o se stiamo ancora all'era dell'intelligenza artificiale debole, quindi un'intelligenza artificiale specializzata per determinati problemi. Ma quello che voglio condividere è che indipendentemente dalla tipologia di intelligenza artificiale di cui parleremo nelle prossime pillole, dobbiamo capire che questi sistemi imparano dall'esperienza e i dati che vedono. Quindi abbiamo la capacità di riconoscere dai dati delle classificazioni, delle similitudini. Quindi se io do ad esempio delle immagini di animali a questi sistemi e gli do anche il riconoscimento, la classifica, quindi gli dico questi sono gatti, il sistema è in modalità supervisionata e impara ad associare il gatto nella classifica gatto. Se invece io non gli do la classificazione e gli do tutta una serie di immagini e gli dico trovami le cose simili, il sistema riconosce quelli che abbiamo definito i pattern e crea quelli che noi chiamiamo i cluster. Quindi nel caso supervisionato io a priori conosco le mie classifiche e le voglio semplicemente generalizzare, nel caso invece della unsupervised, del non supervisionato, questa capacità non ce l'ho. Quindi chiudendo questa prima pillola abbiamo imparato che i sistemi tradizionali sono programmati passo passo dall'uomo, mentre questi sistemi, la prossima volta parleremo soprattutto di reti neurali, imparano dai dati che vedono. Chiudendo vi faccio un invito, provate a usare i sistemi più comunemente intorno a noi, Gemini, ChatGPT, Copilot, iniziate a prenderci la mano sapendo che non sono motori di ricerca, sono molto più profondi, imparano e possiedono i dati e la prossima volta vedremo perché.